Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questo simpaticissimo gufetto. Si tratta di un progetto semplicissimo, lo possiamo utilizzare come portachiavi, visto che è piccolino, misura un'altezza di 7 cm, oppure semplicemente possiamo utilizzarlo come regalino portafortuna. Per questo progetto ci servirà del filato in vari colori e io lavorerò con un uncinetto numero 1,9. Iniziamo. Per fare il corpo avviamo un anello magico, all'interno lavoriamo 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringiamo l'anello e chiudiamo con un punto bassissimo. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nel terzo giro lavoriamo un punto basso, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, un punto basso, un aumento. Alla fine del giro avremo un totale di 18 punti bassi. Nel quarto giro lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, 2 punti bassi, un aumento, alla fine del giro avremo un totale di 24 punti bassi. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti bassi, un aumento, per un totale di 30 punti bassi. Nel prossimo giro 4 punti bassi, un aumento, per un totale di 36 punti bassi. Adesso lavoriamo un giro di 36 punti bassi. Chiudiamo con un punto bassissimo. Adesso nel prossimo giro lavoriamo un punto alto, sostituiamo il punto con 3 catenelle, 1, 2, 3, più una catenella di separazione. Rientriamo nello stesso punto di base e lavoriamo un punto alto. E abbiamo creato questo punto V. Una catenella, saltiamo 2 punti di base, 1, 2, entriamo nel terzo e lavoriamo un punto alto. Una catenella, saltiamo 2 punti, 1, 2, entriamo nel terzo e ripetiamo un punto alto, una catenella, rientriamo nello stesso punto, un punto alto. E abbiamo ripetuto lo stesso motivo iniziale, vedete? Una catenella, saltiamo 2 punti, 1, 2, un punto alto. Una catenella, saltiamo 2 punti, 1, 2, un punto alto, una catenella, un punto alto. Una catenella, saltiamo 2 punti, 1, 2, un punto alto. Una catenella,
saltiamo 2 punti, 1, 2, un punto alto, una catenella, rientriamo nello stesso punto, un punto alto. Una catenella, saltiamo 2 punti, 1, 2, un punto alto. Una catenella, saltiamo 2 punti, un punto alto, una catenella, rientriamo nello stesso punto, un punto alto. Una catenella, saltiamo 2 punti, un punto alto. Una catenella, saltiamo 2 punti, un punto alto, una catenella, rientriamo nello stesso punto, un punto alto. Una catenella, saltiamo 2 punti, un punto alto, una catenella, saltiamo 2 punti, 1, 2 e chiudiamo sulla terza catenella 1, 2, 3 con un punto bassissimo. Vedete, andiamo a formare questo giro. Nel prossimo giro lavoriamo nel punto V, carichiamo il filo sull'uncinetto, impugniamo il lavoro in questo modo, entriamo in questo spazio e lavoriamo 5 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella, giriamo, entriamo in questo spazio sempre del punto V e lavoriamo 5 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5. Vedete, andiamo ad ottenere questo risultato. Sopra il punto alto del giro precedente lavoriamo un punto basso. Sopra il prossimo punto V ripetiamo 5 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella, giriamo sempre nello stesso punto V, lavoriamo 5 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5. Vedete? Sopra il punto alto del giro precedente lavoriamo un punto basso. E ripetiamo 5 punti alti, una catenella, giriamo il lavoro da questo lato, 5 punti alti. Un punto basso. Ripetiamo fino alla fine. 5 punti alti,
una catenella, giriamo da questo lato, 5 punti alti, un punto basso e ripetiamo questa sequenza di punti fino alla fine. Terminiamo il giro con un punto bassissimo e avremo un totale di 6 motivi: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nel prossimo giro dobbiamo riformare un giro di punti V, per cui in questo punto, sopra il punto alto, lavoriamo un punto V. Sostituiamo il primo punto alto con 3 catenelle, 1, 2, 3, più una catenella. Rientriamo nello stesso punto e lavoriamo un punto alto. E abbiamo formato il primo punto V. Una catenella, in questo spazio che si è creato lavoriamo un punto alto, una catenella, tra un motivo e l'altro, in questo punto lavoriamo un punto V, per cui un punto alto, una catenella, rientriamo nello stesso punto, un punto alto e abbiamo creato il secondo punto V. Una catenella, in questo spazio un punto alto, una catenella, un punto V, un punto alto, una catenella, rientriamo nello stesso punto, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto V. E ripetiamo questa sequenza di punti fino alla fine. Terminiamo con una catenella e un punto bassissimo sulla terza catenella d'inizio, praticamente sul punto V, 1, 2, 3. Vedete? E adesso andiamo nuovamente a lavorare nel punto V 5 punti alti. Una catenella, giriamo dall'altro lato del punto V e di nuovo 5 punti alti. Adesso lavoriamo sopra il punto alto un punto basso. Andiamo nel prossimo punto V e ripetiamo 5 punti alti. Una catenella, giriamo il lavoro da questo lato e ripetiamo
5 punti alti. Sopra il punto alto un punto basso. Vedete? Ripetiamo questa sequenza di punti fino alla fine. Terminiamo il giro con un punto bassissimo sul punto alto sottostante. Adesso andiamo a creare un altro giro, l'ultimo, di punti V, per cui 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, 1, 2, 3, più una catenella. Rientriamo nello stesso punto, un punto alto e abbiamo creato il primo punto V. Una catenella, entriamo in questo spazio del motivo e lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto V, per cui ci agganciamo in questo punto e lavoriamo un punto alto, una catenella, rientriamo nello stesso punto, un punto alto e abbiamo lavorato il secondo punto V. E ripetiamo fino alla fine, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto V. Terminiamo con una catenella e un punto bassissimo sulla terza catenella del punto V. 1, 2, 3. E adesso lavoriamo 5 punti alti nel punto V. Una catenella, lavoriamo l'altro lato del punto V, 5 punti alti. Sopra il punto alto lavoriamo un punto basso e di nuovo 5 punti alti. Una catenella, giriamo da questo lato e lavoriamo 5 punti alti. Sopra il punto alto un punto basso e di nuovo 5 punti alti e ripetiamo questa sequenza di punti fino alla fine. Terminiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. Agganciamo il prossimo colore e lavoriamo un giro di 30 punti bassi.
1, 2, 3, 4, 5. Andiamo nel prossimo motivo e ripetiamo 5 punti bassi. Per ogni motivo lavoriamo 5 punti bassi per un totale di 30 punti bassi. Proseguiamo fino ad avere un totale di 30 punti bassi. E adesso lavoriamo 6 giri di punti bassi così come si presentano. Terminiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. E ne teniamo un bel po' per la cucitura. Per fare le ali avviamo un anello magico, tre catenelle che sostituiscono il primo punto alto, più 5 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, 1, 2, 6 punti alti. Stringiamo l'anello e tagliamo il filo, per cui facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E adesso prepariamo gli occhi. Avviamo un anello magico, 6 punti bassi, nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi. Nel prossimo e ultimo giro lavoriamo un punto basso, un aumento.
Ripetiamo fino alla fine per un totale di 18 punti bassi. Chiudiamo con un punto bassissimo. Per fare la parte interna dell'occhio andiamo semplicemente a lavorare un cerchio magico di 6 punti bassi, poi lavoriamo un secondo giro composto da 6 aumenti, avremo un totale di 12 punti bassi. Per fare le zampe avviamo un anello magico, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Entriamo nell'anello e lavoriamo un punto basso. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un punto basso. 5 catenelle, un punto basso. Una catenella e tagliamo il filo. Per prima cosa andiamo ad inserire l'imbottitura all'interno del corpo. Ecco, tenete presente che questa è una lavorazione molto traforata, per cui è necessario inserire l'imbottitura prima in un pezzettino di stoffa o di tulle.
Ed ecco pronto il nostro simpaticissimo gufetto. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e vi aspetto al mio prossimo tutorial. Ciao!